Scopri tutto quello che c'è da sapere sui dettagli esecutivi con Revit grazie al mio nuovo corso. I dettagli in questo video. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Adar Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare più veloce ed efficace. I dettagli sono un tipo di vista in Revit che consente di estrarre una parte del modello per aggiungervi ulteriori dettagli, scusa la ridondanza, nonché delle annotazioni. Grazie a questo tipo di vista si possono fare dettagli esecutivi, as-built, costruttivi e così via. Quindi sì, ci si può spingere fino a questo livello anche con Revit, non solo con AutoCAD. Seguimi quindi fino alla fine di questo video perché ti spiego cosa avrai imparato dal mio nuovo corso sui dettagli esecutivi di Revit e perché ne vale la pena anche se già utilizzi Revit. Come ti ho spiegato dal titolo, il corso si concentra unicamente sulla redazione di dettagli esecutivi, quindi è come se fosse una masterclass molto approfondita, anche se in realtà è un corso a tutti gli effetti, sull'argomento. Perché è quindi questo nuovo corso sui dettagli esecutivi con Revit? Allora, è per tutti coloro che vogliono imparare a fare dei dettagli professionali su Revit oppure vogliono approfondire le conoscenze che già hanno. Infatti, se già usi Revit o sei già un mio corsista, questo corso ti dà comunque delle nuove chicche per velocizzare il tuo lavoro. E inoltre ti insegno praticamente tutto quello che c'è da sapere sulla creazione dei dettagli esecutivi all'interno del miglior software BIM che c'è al mondo, appunto Revit. Inoltre, grazie all'esercitazione pratica, c'è infatti un modulo intero dedicato solo alla pratica dei dettagli esecutivi, scendiamo molto nel particolare, approfondiamo ogni aspetto e mettiamo in pratica quello che è stato imparato nelle lezioni precedenti. Questo ti aiuta quindi a concretizzare le nozioni apprese all'interno del tuo processo di progettazione. Una chicca che è presente solo all'interno di questo corso è la personalizzazione grafica delle linee sulle sole viste di dettaglio. Nel corso completo trovi la personalizzazione grafica della vista in generale. In questo caso ti insegno proprio come personalizzare le singole linee con cui appaiono degli elementi 3D senza andare ad alterare l'intero modello. Infatti, sapevi che c'è un modo in cui una singola linea può essere modificata senza interferire con l'intera grafica di tutto il modello? In questo corso ti insegno proprio questo trucco in modo da ottimizzare i tuoi dettagli senza alterare o andare a rimettere mano su tutto il progetto. Ci concentriamo anche sulla creazione avanzata di simboli di annotazione personalizzati. Nelle piante, infatti, spesso può essere utile realizzare dei simboli personalizzati. In questo corso sui dettagli esecutivi questo processo avverrà a mezzo della creazione di famiglie personalizzate, in modo che tu possa creare la tua personale libreria di simboli in modo veloce e automatico e ovviamente riutilizzarla anche in altri progetti. Su Revit infatti la bellezza è che il lavoro si fa una volta sola, poi si vive di rendita. Ti mostrerò anche un fantastico tool per modificare gli elementi 3D sulle sole viste di dettaglio. Quante volte ti è capitato o hai desiderato apportare una modifica a un elemento 3D circoscritta alla vista su cui stavi lavorando perché ti serviva fare quella modifica puntuale, ma non lo hai fatto perché quell'elemento 3D ti serviva di quella forma visibile in altre viste del modello? In questo corso ti spiego quindi come fare delle modifiche puntuali agli elementi 3D, quindi agli oggetti tridimensionali, senza mettere mascherature, sono proprio modifiche realistiche che però agiscono solo sulla vista di dettaglio in cui ti trovi, in modo da lasciare il modello 3D nell'insieme completamente inalterato e appunto ottimizzare la vista di dettaglio senza dover rimettere mano a tutte le altre viste. Un'altra chicca di questo corso è la modalità per eludere gli elementi proiettati sullo sfondo. Ricordo ancora quando ero alle prime armi di Revit e ancora non conoscevo tutto il software, all'interno delle viste di dettaglio si vedevano gli elementi chiaramente che erano in proiezione sul fondo e siccome non sapevo come modificare la profondità della vista, che bada bene non è intuitiva come per i prospetti o le sezioni, quindi non si fa nello stesso modo, si fa in un modo diverso, e quindi andavo ad utilizzare una mascheratura bianca per coprire quello che c'era sullo sfondo, perché nel dettaglio esecutivo
quello che contava appunto era soltanto il dettaglio in sé, non tutto quello che c'era dietro. Bene, c'è un modo ovviamente per modificare la proprietà delle viste di dettaglio e in questo corso ti spiego come gestirla al meglio e soprattutto in pochi clic, in modo da isolare facilmente il tuo elemento di dettaglio dal resto del progetto ed evitare appunto le inutili mascherature per coprire tutti gli elementi dietro in proiezione. Se vieni dal CAD probabilmente ti stai chiedendo se tutto il lavoro che hai fatto finora nel redigere dei dettagli esecutivi è andato perso. Assolutamente no. Infatti c'è proprio un capitolo, un modulo dedicato a come preparare ed esportare dei dettagli esecutivi fatti precedentemente su AutoCAD per poterli prendere e spostare all'interno di Revit, quindi come andare proprio a riutilizzarli non con un semplice copia e incolla, ma che siano in modo tale che diventino degli elementi di Revit a tutti gli effetti. AutoCAD infatti è ancora il formato principale per tanti dettagli dell'architettura, quindi ha senso imparare come spostarci da AutoCAD a Revit senza perdere informazioni e soprattutto senza perdere il lavoro fatto precedentemente. Ovviamente all'interno di questo corso non poteva mancare un modulo bonus sui dettagli 3D. Revit modella direttamente tutto in 3D, quindi ha senso realizzare anche dei dettagli 3D che sono qualcosa di meraviglioso, fanno quell'effetto wow che fanno immediatamente comprendere come un elemento, un nodo si sviluppa, e quindi in questo corso l'ultimo modulo è dedicato proprio ai dettagli 3D e ti farò vedere come mostrare tutti i singoli strati del tuo progetto, tutti i singoli componenti, gli elementi strutturali e così via. Il nuovo corso Dettagli esecutivi con Revit sarà disponibile in offerta lancio fino al 31 agosto. Quindi non lasciarti scappare questa super offerta perché dal 1° di settembre passerà al prezzo di listino. Per conoscere tutti i dettagli trovi il link sotto a questo video. Se già utilizzi Revit per i tuoi dettagli esecutivi o vuoi iniziare ad usarlo, lasciami scritto dettagli nel commento qui sotto. Io ti aspetto dall'altra parte all'interno del mio nuovo corso Creazione di dettagli esecutivi con Revit.